che cosa dice? Lo vedremo nel video di oggi. Ti ricordo che sull'opera italiana ho già pubblicato 3 video. Nel primo ho parlato di Rigoletto, nella fattispecie La donna è mobile. Nel secondo invece ho parlato di Una voce poco fa, cavatina tratta dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, che è un'opera buffa, la stessa opera di cui parleremo oggi. Lascerò il link di queste video lezioni nella descrizione qui sotto. Ti piace la cultura italiana e la lingua italiana? Se è così, sei nel posto giusto. Italiano con Eli è il canale rivolto a chi vuole avverare il proprio sogno italiano. Ti invito pertanto a iscriverti e ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Ti ricordo che da oltre un anno pubblico regolarmente una nuova video lezione ogni sabato. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da molti anni insegno la lingua e la cultura italiana. Con gli anni ho imparato quali sono gli elementi fondamentali per poter imparare l'italiano in modo efficace. Li ho riassunti in una guida, la guida essenziale, la guida pratica che ogni studente di italiano dovrebbe seguire e che potrai scaricare gratuitamente dal mio sito elisabettamacani.com. Innanzitutto rivediamo insieme la trama di quest'opera, anche se in realtà ne abbiamo già parlato nell'altro video, il video su Una voce poco fa. Innanzitutto ricorda che Il Barbiere di Siviglia è un'opera buffa, ciò significa che è comica, è pensata per divertire, per far ridere e infatti il finale è felice ed è stata composta da Gioachino Rossini nel 1816. Figaro, barbiere e factotum della città di Siviglia, si offre di aiutare il conte d'Almaviva a sposare Rosina, di cui il conte si è innamorato. Ad ostacolarlo però c'è Don Bartolo, ovvero il tutore della ragazza, che a sua volta è intenzionato a sposarla. Il conte comunica a Rosina i propri sentimenti, ma cela, ovvero nasconde, la sua identità, facendole credere di essere un giovane studente di nome Lindoro. Dopo una serie di imprevisti ed equivoci divertenti, il conte rivelerà la sua vera identità e i due innamorati finalmente potranno sposarsi. Questa cavatina si chiama Largo al Factotum ed è indubbiamente uno dei pezzi più celebri del repertorio operistico classico. Ho parlato di cavatina perché la cavatina è un'aria mediante la quale un personaggio si introduce sulla scena. Si chiama Largo al Factotum. Ma che significa? Largo o fate largo è un'espressione che si utilizza per indicare lasciatemi passare, ho fretta. E poi c'è il termine factotum, che tra l'altro viene spiegato dallo stesso Figaro in quest'aria. Devi sapere che un tempo i barbieri non si limitavano a fare la barba o a tagliare i capelli, ma in realtà esercitavano anche molte altre professioni, dal togliere i denti ad alcune forme di medicina. In quanto barbiere, Figaro fa un po' di tutto. Fa la barba, taglia i capelli, prepara le creme e al mattino presto apre il proprio negozio, la bottega, e poi va nelle case dei ricchi, dove ascolta molte cose, porta dei messaggi, insomma fa un po' di tutto.
tutto. Factotum è un termine che deriva dal latino e significa proprio che fa di tutto. Vediamo ora il testo dell'aria. Largo al factotum della città, presto a bottega che l'alba è già. Significa: fate largo, lasciate passare il factotum della città. Presto a bottega, quindi deve essere presto, devi andare presto in negozio, che è già l'alba. L'alba è il momento in cui si passa dalla notte al giorno e diciamo ci sono i primi raggi di sole, quindi molto presto Figaro deve andare in negozio. Ah, che bel vivere, che bel piacere, per un barbiere di qualità. Si dice: ah, che bella vita, che piacere, che felicità per un barbiere di qualità. Ancora: ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo per verità. Ovvero: bravo Figaro, sei davvero fortunato, in verità sei fortunato Figaro. Pronto a far tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Che significa che sia la notte che il giorno sei sempre intorno, sempre in giro. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La cuccagna è un luogo fantastico in cui c'è grande abbondanza di tutto ciò che si desidera e quindi le persone vivono allegre, spensierate. In questo caso significa che per un barbiere non esiste una vita più piacevole, una vita più nobile. Rasoi e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Significa: ho tutto ciò che mi occorre. I rasoi che servono per fare la barba, i pettini che servono per pettinare i capelli, ma anche naturalmente le parrucche. Le lancette, ovvero strumenti appuntiti e taglienti simili al bisturi. E ancora le forbici. Tra l'altro, parentesi, ricorda che forbici si utilizza sempre al plurale, pertanto non è corretto dire la forbice, anche se molte persone italiane lo dicono. Si dice sempre le forbici, ricordalo. V'è la risorsa poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere. Cosa significa? Che il mio mestiere offre anche altre risorse con la giovane donna, con il cavaliere. Continuiamo. Ah, che bel vivere, che bel piacere, per un barbiere di qualità. Ancora si dice: che bella vita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi, fanciulle. Quindi Figaro è molto richiesto. Da chi? Dalle donne, dai ragazzi, dai vecchi e anche dalle ragazze. Fanciulla significa infatti ragazza. Qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto. Figaro ci fa capire che si occupa di moltissime cose. La parrucca, ovvero capelli artificiali, presto la barba, quindi deve correre e fare la barba. Qua la sanguigna. Qui ci sono due interpretazioni. Potrebbe essere la sanguisuga, e quindi quell'animaletto molto utilizzato nella medicina dell'epoca, oppure potrebbe essere anche un tipo di pietra utilizzata nel caso delle emorragie. Figaro, ahimè che furia, ahimè che folla, uno per volta, per carità. Quindi si dice: quanta fretta,
quanta gente, per piacere, una alla volta, non riesco ad aiutarvi tutti. Figaro, son qua. Ehi Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù. Significa chi mi chiama di qua, chi mi chiama di là. Insomma, Figaro è davvero molto richiesto da tutti. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città, ovvero sono sempre pronto, sono qui, posso cominciare, sono veloce, sono come un fulmine. Il fulmine è quella scarica elettrica che vediamo durante i temporali ed è luminosa. In italiano essere un fulmine significa essere molto veloci a fare qualcosa. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna non mancherà. E quindi si conclude questa cavatina dicendo che non mancherà fortuna a Figaro. Rileggiamo ora l'aria in modo che poi tu la possa cantare. Ti confesso una cosa, io canto molto spesso Il Barbiere di Siviglia, anche perché devi sapere, c'è stata un'epoca in cui nella mia macchina avevo un solo CD, era questo, e quindi ricordo questi viaggi al lavoro, andata e ritorno al lavoro, ascoltando e cantando Il Barbiere di Siviglia. E ho un ricordo, sì, molto bello di quell'epoca. Quindi vediamo qual è la pronuncia corretta. Largo al factotum della città, presto a bottega, che l'alba è già. Ah, che bel vivere, che bel piacere, per un barbiere di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo per verità. Pronto a far tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile, no, non si dà. Rasoi e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. V'è la risorsa poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere. Ah, che bel vivere, che bel piacere, per un barbiere di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi, fanciulle. Qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto. Figaro, 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 Figaro. Ahimè che furia, ahimè che folla, una alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna non mancherà. Allora, che ne dici? È bella quest'aria? Io la trovo meravigliosa. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici. Diffondi la cultura italiana, fa conoscere questa bellissima aria e naturalmente, se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti a questo canale. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Rileggiamo ora l'opera, sì l'opera, ciao, stata, non mi ricordo, composta nel 1800.